Un pezzo in generale che spicca rispetto agli altri è quello, la suite, quella da 7 minuti secondo me, perché comunque c'è praticamente tutto quello che hanno sempre fatto, tutto condensato dentro un brano. In più rispetto alle cose che avevo sentito che avevano portato gli altri anni, cioè l'altra volta che abbiamo collaborato insieme, c'è un bel po' di melodia in più, quindi un bel po' di sentimento in più. No, raga. Manca un pezzo in più, raga. Lo so, raga. Sì. Vabbè, posso pure farla da solo, raga, mi frega un cazzo. Non ci sono stati grandi problemi dal punto di vista esecutivo, tutt'al più ci sono stati dei problemi, tra virgolette, per quanto riguarda degli abbellimenti come maracas, tamburelle e cose così, quindi abbiamo speso un po' più tempo nel dopo, nel post. Alcune parti di batteria, per come le avevo concepite, sono state cambiate, quindi qualcosa è stata improvvisata, addirittura qualcosa sono state totalmente cambiate, proprio perché in studio certe cose vanno anche riviste, perché magari ti rendi conto che effettivamente poi il tipo di arrangiamento che avevi concepito prima non rendeva, o comunque non era il massimo, ecco. Il basso è stato registrato con sia i microfoni che una linea DI. Abbiamo usato un Eden, il basso è un Simil Music Man. Il suono, diciamo che parte dal classico suono jazz alla Pastorius, ma con i magneti attivi da un effetto, diciamo, Patrick Givas potenziato, quindi un Patrick Givas bassista della PFM in salsa rock. Diciamo, questi erano i modelli e devo dire che il suono ha superato anche le mie previsioni, sono molto contento. Capico che fa boh 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 boh. Ti prendi pure quelle varie di cassa? Non lo so, Sì, da ovvio. Tu fai boh.
so. Cioè se gli segui pure il... Vedi te, se fa la tripletta vedi te. Dunque, originariamente il metodo di registrazione per quanto riguarda le chitarre era qualcosa di simile alle modalità pioneristiche di Jimmy Page, quindi molto sonorità molto settantine. Che quindi prevedono l'utilizzo di molteplici microfoni ambientali sparsi in ordine molto preciso per la sala, e siamo arrivati a un compromesso con i ragazzi qui dello studio Music Up, e il risultato devo dire che è fantasmagorico. Ci servono degli intro atmosferici. Scusa, qua è partito Raid intanto. Sì, sento. Che ne so? Sì, sei una me. Vado quando mi pare. Psicofarmaci. No, raga. Che ne so? Che ne so? Che franchi. Insomma, il settimo e ultimo giorno di registrazione è stato il giorno in cui tutto quanto si è trasformato in qualcosa di reale, no? In cui tutte le varie tracce sono state unite insieme e hanno tirato fuori quello che è il risultato finale di 7 giorni veramente intensi. A me è stata affidata una parte, chiamiamola importante, nel senso che degli intermezzi parlati in cui, essendo questo un concept album, c'era da trasformare in parole quelle che erano le sensazioni che ho percepito da queste tracce. Sicuramente in questo making of non avevamo intenzione di rivelare qual è l'argomento del concept, tantomeno di raccontarvi la storia, e ci farebbe piacere appunto che voi l'ascoltaste immersi in quello che è l'ambiente sonoro che narra questa vicenda. E sono rimasto molto sorpreso dall'attenzione che è stata riposta in queste parole
e un argomento che io sento molto vivo, soprattutto in questo periodo. E niente, è stato bello per me potermi cimentare in questo chiamiamolo settore. Eccoci qua, anche noi dopo la conclusione del 7° giorno abbiamo concluso qualcosa. No, vabbè, a parte gli scherzi, a parte gli scherzi, siamo molto contenti del lavoro che abbiamo svolto e che ha svolto Stefano, e siamo molto contenti perché a nostro parere siamo saliti, non dico di livello perché lo giudicherete voi, ma di intenzioni. Adesso non è più il disco suonato senza fronzoli e soltanto col divertimento, ma è anche qualcosa di più, giusto? Sì, assolutamente sì. Siamo, dunque, anche per questo progetto siamo stati seguiti dal magnifico, come ho già detto nella mia sezione singola, dal magnifico che è magnifico Stefano Nuccetelli, che per noi è ormai diventato Ormai è il nostro guru. è ormai diventato un guru sonoro, nonché padrino, non lo so, padrino artistico. È stato curato da parte sua meticolosamente, in una maniera estremamente meticolosa e con attenzione quindi a ogni piccolo dettaglio, quasi fino alla follia. È la Però- rottura dei timpani, Però, tra altre la cose. follia buona, attenzione, non quella maniacale senza senso. Allora, vogliamo informarvi che questo non è non è stato come il primo album dal punto di vista lavorativo e soprattutto concettuale del lavoro stesso. Abbiamo, dopo diverso tempo, ci abbiamo pensato anche un po' effettivamente, perché non è stata una scelta abbastanza facile, tra virgolette, e abbiamo deciso appunto di creare una sorta di concept. Il tema, adesso lo diciamo così in generale, tratta di vita e di morte, quindi è qualcosa che riguarda tutti. Con la dovuta umiltà, ricordatevi sempre che nonostante la delicatezza dell'argomento, noi siamo sempre i tre soliti cazzoni, quindi Non prendeteci troppo sul serio, cioè il lavoro è fatto divinamente, perché sia dal punto di vista di produzione vera e propria, anche dal nostro lato proprio esecutivo e compositivo, Emozionale, e soprattutto emozionale, non prendeteci troppo sul serio, ecco, cioè, Vabbè, ci teniamo a dire questo, come sempre, come sempre. Sì. Quindi sta a voi, come dicevano prima i miei colleghi, i miei amighetti. Sta a voi, insomma, tirare le vostre conclusioni, ecco. Quindi ciao ragazzi, ci vediamo in giro, perché ci vedete parecchio in giro questa volta. Un bacio.